Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò una tecnica davvero semplicissima per poter riuscire a far generare delle radici a un rametto come questo e poi ottenere delle piantine che inizieranno a produrre sin da subito frutti assolutamente ottimi. Io vi consiglio di seguire il video perché vi assicuro che quando passerete da questo a questa sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi un rametto della pianta che abbia soltanto due caratteristiche, ovvero che abbia un'età compresa tra 1 e 2 anni e che il diametro dello stesso sia maggiore di 1 centimetro. Ed una volta scelto il rametto, semplicemente tagliarlo. Ottenuti i rami, occorrerà ricavare da questi le talee. Ma in che modo? Bisognerà sezionare ulteriormente gli stessi in rametti che abbiano delle lunghezze comprese tra i 15 e i 20 cm e che abbiano almeno 3 internodi. Semplicemente fare in questo modo, quindi. Allora, questo è il lungo più o meno 45 cm, quindi da questo riusciremo a ricavarne 2 di talee. Allora, andiamo. Il taglio che sarà la base della talea dovrà essere inclinato in modo da aumentare la superficie nel quale poi la talea potrà assorbire acqua, quindi taglio netto. Dopodiché più o meno 20 cm e siamo qua, andiamo a tagliare però questa volta in maniera perpendicolare rispetto al tronco ed ecco qua. Il rametto per la talea è pronto. E tagliate tanti rametti quante più piantine vorrete ottenere. Preparate le talee, procurarsi un bicchiere, riempirlo quasi sino all'orlo con dell'acqua e semplicemente inserirle all'interno, in questa maniera. Nell'attesa che si formi l'apparato radicale, posizionare il bicchiere in un punto dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti. Molto probabilmente capiterà che l'acqua tenda ad intorbidirsi e a diventare un po' viscida. A quel punto sarà il caso di cambiarla, perché sennò correrete il rischio che si formino funghi, muffe o batteri e quindi andrete a rovinare tutto il lavoro fatto sinora. Trascorsa all'incirca una settimana, riprendendo il tutto, si potrà notare che nel punto dove le talee sono a contatto con l'acqua si sono formati dei piccoli puntini bianchi. Questi non sono nient'altro che le radici che si stanno formando. Eccoli qua. Trascorsi 8 giorni, andando a riprendere il tutto, si potrà notare che alcuni di quei puntini bianchi sono già cresciuti e, insomma, si vede che sono radici. Si sta proprio sviluppando, direi in maniera assolutamente perfetta, l'apparato radicale. Trascorsi più o meno 40 giorni, questo è il risultato, ovvero dei rametti che hanno iniziato a sviluppare un apparato radicale davvero molto importante e oltretutto questo non è neanche il definitivo, perché se andiamo a guardare alla base vediamo che ci sono tantissimi piccoli puntini bianchi, questi crescendo si svilupperanno e diventeranno altre radici, quindi direi che il risultato è davvero ottimo, ma lo è ancora di più se si pensa che tutte le talee che abbiamo messo in acqua hanno sviluppato le radici, quindi adesso non resterà altro che prenderle e metterle in vasetti contenenti del terreno. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaia oggi l'apparato radicale. Devo dire che è un risultato davvero ottimo. Mi raccomando, durante le operazioni che farete non toccate mai le radici perché sennò c'è pericolo di bruciarle e quindi insomma andrete a compromettere parte del lavoro fatto. Dato che al momento non è completamente formato l'apparato radicale, al fine di favorirne lo sviluppo ulteriore, preparare un mix nel quale puoi andare a mettere la pianta composto da un 70% di torba di buona qualità, un 20% di argilla espansa e un 10% di sabbia di fiume. Mi raccomando, non quella di mare salata perché sennò brucierebbe le radici. Adesso non resterà altro che procurarsi un vaso e se ne avete la possibilità sceglietelo in terracotta, così eviterete il rischio che le giovani radici per un effetto serra all'interno di un vasetto di plastica cuociano. Dopodiché mettere i primi 2 cm sul fondo di argilla espansa e riempire il vaso col mix che abbiamo appena creato. Messa l'argilla, per andare a posizionare questa all'interno del vaso senza rischiare di romperla, riempire soltanto per metà il vaso e poi fare questa operazione. Andare ad appoggiarla leggermente, sino a che la terra non tocca le radici. In questo modo. Dopodiché prendere dell'altra terra ed andare a rinzaffare tutto intorno, facendo molta attenzione appunto a non rompere le radici. Riempito il vaso, bagnare il tutto molto abbondantemente ed assicurarsi che per almeno le prime 2 settimane il terreno sia costantemente umido. Mi raccomando non bagnato perché se troppo zuppo d'acqua c'è il pericolo che l'acqua vada a riempire quegli spazi dove ci sono le camere d'aria nel quale le radici respirano. Se si vanno a riempire quelle, le radici non potranno respirare, quindi andranno in carenza di ossigeno facendo patire la pianta e a volte purtroppo facendola anche morire. Quindi non resterà
altro che posizionare il vaso in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti, almeno sino a quando la pianta non diventerà alta più o meno 50 cm, e a quel punto lo si potrà fare. Altra cosa, a differenza di moltissime volte in cui vi dico quando create le talee di coprirle con un sacchetto di plastica, in questo caso non servirà, perché la vita di questa pianta è garantita dall'apparato radicale davvero molto importante che ha già sviluppato, ed in più non ci sarà neanche il bisogno di fare una cernita delle due gemme che ci sono, perché sempre in considerazione di quanto sia sviluppato l'apparato radicale sicuramente sarà in grado di sostenere la crescita di entrambe. Trascorsi 7 giorni, i rametti sono cresciuti davvero molto. Direi che questa è la riprova che l'apparato radicale che ha creato la talea è in grado di fare crescere la pianta in maniera autonoma. Trascorse 3 settimane da quando si è messa la talea all'interno del terreno, questo è il risultato. Una pianta che sta crescendo in una maniera assolutamente rapida e perfetta. E la cosa più importante è che sia sana, infatti non c'è presenza di funghi, mufo o batteri né sul pane radicale, né sullo stelo e né tantomeno sulle foglie. Direi che davvero sta procedendo tutto nel migliore dei modi. Trascorsi 4 mesi, questo è il risultato, una pianta che ha fatto sviluppare le due gemme direi in una maniera assolutamente veloce e perfetta. Addirittura una delle due adesso è lunga circa 12 cm. Con l'arrivo dell'autunno, quindi del freddo, la pianta tenderà a fare seccare e cadere tutte le foglie, quindi non vi preoccupate se per tutto il periodo invernale questa resterà completamente spoglia. Ed infatti, con l'arrivo della primavera, quindi del caldo, la pianta inizierà a produrre nuovamente germogli e foglioline, e se tutto andrà bene, anche i primi frutti, senza la necessità di doverla innestare, perché ricordatevi che lei è l'esatto clone della pianta madre dal quale avete prelevato il rametto. Quindi non resterà altro che aspettare che la pianta produca e poi raccoglierne i frutti. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete vi chiedo una cortesia, condividetevi sui social questo video, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, quindi ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.